Un saluto a tutti i lettori del blog. Tenterò all'interno di questa videopillola di fare un quadro il più possibile esaustivo di quella che è una mia personalissima teoria economica. La cosiddetta teoria economica del dodo. Che cos'è il dodo? O meglio, che cos'era il dodo? Beh, il dodo lo potete vedere qui alle mie spalle. È stato un simpatico pennuto columbiforme, vissuto alto grosso modo 50-60 centimetri, inetto al volo, vissuto fino al XVII secolo nell'isola delle Mauritius. È stato un ispiratore da parte di molti personaggi di lungometraggi animati e anche delle storie del fumetto della Walt Disney, a cominciare da Alice nel Paese delle Meraviglie per finire a Spennacchiotto, il famoso scienziato che faceva concorrenza ad Archimede ed aiutava la banda Bassotti a derubare Zio Paperone. Perché parlo con l'imperfetto? Perché il dodo non esiste ma esisteva? Perché il dodo si è estinto. Il dodo si è estinto, sembra, nel 1681, anno nel quale si è verificato l'ultimo suo avvistamento. E perché si è estinto il dodo? Il dodo si è estinto perché a seguito dell'arrivo dei coloni portoghesi e olandesi nell'isola, che introdussero nella fauna specie antagoniste al dodo come cani, gatti, conigli, suini, le quali diventarono voracissime delle uova del dodo. Il dodo nidificava a terra solitamente un uovo per esemplare e nel giro di neanche 50 anni si estinse. Si estinse perché le autorità di allora non pensarono, non concepirono il pericolo che poteva avere. Per quale motivo il dodo ha questo nome? Il dodo ha questo nome a seguito del nome che gli è stato affibbiato dai portoghesi. I portoghesi utilizzarono un aggettivo nella loro lingua, doudo, che significava ingenuo, perché per la prima volta anche i portoghesi che si arrivarono all'isola e videro questo simpatico animale che si avvicinava a loro senza ostentare nella maniera più assoluta alcuna remora, o peggio ancora nel lasciar guardare che la sua stessa prole, le sue stesse uova venissero fatte oggetto di preda, se ne stava là così a guardare sommessamente magari un cane, un coniglio o un ratto che mangiavano avidamente la sua stessa prole. E che cosa c'entra allora la teoria economica del dodo con l'economia? C'entra e come? Perché ci dobbiamo intercalare nel nostro attuale scenario. Quello che è accaduto al dodo, ahimè, tristemente sta accadendo anche al Made in Italy. Pensiamoci un attimo, che cosa sarebbe in termini di appeal turistico per l'isola delle Mauritius oggi la presenza del dodo, un animale che esiste solamente lì, un po' come il canguro per l'Australia. E pariteticamente oggi noi abbiamo che per il nostro paese una straordinaria risorsa è il Made in Italy, che esiste solamente qui. Il Made in Italy ancora per poco, presumo io, visto che non abbiamo tanto da destra, tanto da sinistra, passando per il centro, una forza politica che si faccia portavoce di ideali di tutela, protezione e garantismo nei confronti di tutte quelle che oggigiorno sono le potenzialità inespresse del paese. Il Made in Italy, che ormai non vuol dire più nulla, perché si fa il possibile per trasformare, per tentare di ricreare un prodotto rendendolo Made in Italy. Ci sono fior di attività di manifattura in cui il grosso della produzione viene esternalizzato all'estero e poi, per esempio, per le scarpe basta rimportare la suola, la tomaia e la calzatura, applicare l'etichetta in Italia e quello, grazie a leggi che sono completamente scellerate, diventa un prodotto Made in Italy. Made in Italy ormai ha perso completamente il suo significato originario. Oggi ha più senso chiamarlo Designed in Italy, che è quello che sta accadendo. Cioè qui in Italia viene mantenuta l'attività di concezione del prodotto e poi la materializzazione, la produzione e il confezionamento viene realizzata altrove a miglia e miglia di distanza.
Quello che dovrebbe essere comprensibile da tutti è il fatto che in Italia i cosiddetti distretti industriali, che sono la culla del Made in Italy, stanno letteralmente venendo svenduti da chi ci sta governando, da chi ci ha governato prima. Non c'è una politica industriale volta alla protezione di queste che sono le nostre originalità, e a distanza di 4 secoli scopriamo che in Italia il pensiero del dodo vive negli italiani, che ingenuamente lasciano e guardano che la loro originalità venga distrutta e portata all'estinzione. In qualsiasi paese del mondo andate, il marchio Made in Italy, o se non altro il poter osteggiare merce e prodotti che sono marchiati con questa peculiare distinzione, è un vanto per chiunque li possa comprare o per chiunque li possa indossare. Io rimango sbigottito, per non dire anche amareggiato, nel sentire come recentemente viene ostentata la fenomenale opportunità in termini di joint venture con il patrocinio del Ministero dell'Agricoltura, in cui si permette ad un'azienda, una corporation multinazionale come la McDonald's, di unire i suoi prodotti a prodotti tipici locali del settore dell'industria agroalimentare italiana. Dal mio accento capite che sono di origine veneta e sono rimasto letteralmente angosciato nel vedere come esiste il Mac Italy, un hamburger in cui anziché avere la sottiletta di Emmental o di formaggio fuso americano ha la sottiletta di formaggio asiago. Formaggio asiago che, come immagino molti di voi sanno, deriva dall'altopiano di Asiago in provincia di Vicenza. Ecco, vedete, manca nella maniera più assoluta, al pari del dodo 4-5 secoli or sono, la volontà in termini di governance politica di proteggere quelle che sono le risorse e le grandi opportunità che ha il nostro paese, esclusivamente legate alla capacità di originare e creare prodotti che in nessun'altra parte del mondo esistono. Noi italiani stiamo diventando una nuova razza di dodi, di ingenui, che accettiamo sommessamente questo destino che ci viene prospettato. È abbastanza ben definito ormai che c'è una volontà politica occulta volta a un progressivo opera di deindustrializzazione del paese, e come dice Tito Boeri, da qui a 5-6 anni avremo una perdita di potenziale manifatturiero tra il 40 e il 50%, significa milioni di posti di lavoro che in Italia non potranno più essere sostituiti. Auguro a tutti quanti che possa emergere, e auguro anche a me stesso che possa emergere dal basso nei prossimi anni una qualche forza, un qualche movimento popolare che si faccia forte nel difendere e soprattutto nel garantire la tutela di quello che è la grande risorsa che ha il Paese, che ha ancora forse per poco, da una parte il Made in Italy e dall'altra i distretti industriali che fino a un decennio or sono stati il vanto della nostra industria in tutto il mondo. Grazie a tutti, buon proseguimento e ci vediamo la settimana prossima.